Come mettere in sicurezza SAP ERP? Una delle domande che mi viene posta di frequente è: qual è il modo di mettere in sicurezza un sistema SAP? Sì, perché SAP, l'Enterprise Resource Planning, non è sicuro by default. Quali sono le principali preoccupazioni? Quanto tempo ci vorrà? Quali sono gli strumenti che mi serviranno? Quanto mi costerà? Esiste una metodologia per farlo? Creerò dei disservizi? Lo scopriamo in questo video. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme quale potrebbe essere il percorso per mettere in sicurezza il sistema gestionale SAP. Partiamo col dire che SAP Security non significa solo sistemare i profili autorizzativi. Esistono diversi fronti su cui lavorare, dalla sicurezza applicativa, quindi non solo ruoli e autorizzazioni, ma anche la sicurezza degli sviluppi e la protezione in generale del sistema. Entriamo un pochino più nel dettaglio. 1. Sicurezza applicativa. Puoi trovarti in due casistiche. Stai già installando ora un prodotto della suite SAP, ECC, S/4HANA, CRM, SRM o altre soluzioni, oppure hai già uno o più sistemi live e devi rivedere il modello autorizzativo. Se sei nel primo caso, puoi partire col piede giusto. La sicurezza applicativa, che spesso viene trascurata all'avvio dei processi, diventa strategica anche in ottica di conformità alle varie normative, ad esempio Sarbanes-Oxley o GDPR. Basa il tuo concetto autorizzativo sulla figura professionale, Role Based Access Control. Questo ti permetterà di gestire agevolmente il ciclo di vita delle utenze. Ricordati che l'80% del successo di un modello autorizzativo risiede nella naming convention dei ruoli. Se sei nel secondo caso, può essere ancora più semplice. Un sistema live da mesi o anni contiene moltissime informazioni che possono essere utili per rivedere e ricostruire meglio il modello autorizzativo. Puoi vedere che cosa hanno fatto gli utenti per strutturare il modello autorizzativo e ricordati però di non violare i loro diritti. Ma quanto tempo serve? Chiaramente dipende dalla dimensione della tua realtà, da quanti sistemi e moduli SAP sono coinvolti. Come Aglea abbiamo rivisto il modello autorizzativo di sistemi con 40 utenti definiti o più di 30.000 utenti definiti. In generale, se basi la tua review autorizzativa su un processo preciso di modellazione dei ruoli, dapprima a livello transazionale per poi passare sugli aspetti di segregazione organizzativa ed infine non organizzativa, puoi riuscire ad abbassare notevolmente i tempi di realizzazione. Bene, abbiamo parlato della sicurezza applicativa, ma dicevamo non c'è solo questa parte da considerare. Ad esempio, di fondamentale importanza è la parte legata agli sviluppi della sicurezza infrastrutturale. Sicurezza degli sviluppi, quindi dicevamo. Diciamo subito, soprattutto per la personalizzazione, ovvero gli sviluppi custom, che la sicurezza applicativa si basa su quanto è svolto in questa fase di sviluppo. Che cosa intendo dire? Se chi sviluppa non lo fa in modo sicuro, ovvero inserendo nel codice i controlli autorizzativi o non rispettando le best practice di sviluppo sicuro, può creare dei buchi di sicurezza, vanificando poi la sicurezza applicativa. È importante quindi, anche se spesso viene molto sottovalutata, controllare la parte degli sviluppi dal punto di vista security. 3. Protezione del sistema. Messa sotto controllo la parte degli sviluppatori, definito un modello autorizzativo, non dobbiamo sottovalutare la sicurezza infrastrutturale. Cosa significa? Facciamo qualche esempio. La sicurezza delle comunicazioni, ovvero l'adozione della crittografia. Aspetta un momento. Il protocollo standard SAP, quando ti colleghi utilizzando la SAP GUI, è in chiaro. Fai attenzione a questo aspetto, verifica i tuoi sistemi. La protezione da vulnerabilità note, in altre parole il costante aggiornamento del sistema per sistemare eventuali problemi di security noti. L'applicazione delle security patch, più in generale l'hardening del sistema. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. Ciao!